Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di cominciare questo contenuto, Kvaratskhelia è impegnato con la Georgia contro l'Ucraina, Lobotka è impegnato in Svezia e Slovacchia e la situazione Lukaku che non è assolutamente, diciamo, tranquilla, ecco, dal punto di vista fisico, perché siamo passati dal sapere Lukaku torna prima perché c'era già stato questo accordo, giocava solo la partita con l'Italia e siamo finiti con le dichiarazioni del CT del Belgio che sono poco rassicuranti, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like che aiuta l'algoritmo e fa divertire anche il sottoscritto perché non può far altro che far piacere. Da dove partiamo? Partiamo da Lobotka, poi passiamo per Quara, ci aiuteremo anche con la lavagna tattica perché ci sono delle comparazioni da fare per quanto riguarda il Quara con la Georgia e il Quara a Napoli e poi andiamo a vedere Lukaku come sta. Svezia-Slovacchia, partita molto divertente, io le ho viste tutte e due, poi sarà la mia personale opinione, soprattutto nel secondo tempo, forse dove cala un po' l'attenzione, fisicamente c'è qualcuno che tira un tantino i remi in barca e si creano questi capovolgimenti di fronte che sono molto divertenti. Il risultato più che giusto perché la Svezia ha anche diciamo sbagliato il possibile 3-1, la Slovacchia si è riversata un tantino in avanti in ripartenza soprattutto, ma la retroguardia svedese comunque ha fatto sicuramente meglio di quella slovacca. Per quanto riguarda la prestazione di Lobotka, una buona prestazione, ma c'è un minuto da tenere sotto osservazione, ovvero il minuto 64-65, se non vado errato, l'infortunio di Duda. Quindi la Slovacchia deve sostituire un centrocampista che si è fatto male. Calzona va un attimo così in sbattimento, si richiama Hamsik, colloquia anche con Hamsik, ma la prima cosa che fa si gira verso Lobo, lo richiama e gli chiede, labiale molto ma molto chiaro, anche se stavo guardando la partita in inglese, Lobo come stai? Lobotka non inquadrato ma avrà dato cenno di poter proseguire, si fa il cambio comunque in base alla permanenza di Lobotka in campo per tutti i 90 minuti. Chi ha visto il match però avrà notato che dal 60° in avanti comunque si arrancava un tantino, Lobotka arrancava un tantino anche se ha dato tutto mettendoci tutto il cuore possibile per arrivare al 90° cercando di restare quanto più lucido possibile. La partita comunque è totalmente sufficiente, la partita di Lobotka non è che abbia fatto una brutta partita, però non voglio che poi questo tenerlo più a lungo del dovuto in campo perché Calzona se gli chiede al 65° Lobotka come stai aveva in mente di farla la sostituzione di lì a poco e richiamarlo in panchina per diciamo per farlo per risparmiarlo ecco gli ultimi 20 minuti della partita, ma non è stato possibile. Auguriamoci che non porti strascichi a livello fisico per il proseguo poi della stagione di Lobo anche tornando a Napoli, ma c'è ancora un'altra partita da giocare con le nazionali e speriamo non succeda niente di grave. Piccola parentesi, cosa esce fuori da questo primo giro di nazionali? Esce fuori che i calciatori del Napoli spiccano per determinazione, per fame e per tenuta fisica, tutti quanti. Quindi, carissime nazionali, così come ve li abbiamo prestati, mandateceli indietro, quantomeno nelle stesse condizioni, anche se già per Lukaku c'è qualcosina da dire, ma ci arriviamo. La situazione Kvaratskhelia. Allora, Kvaratskhelia è diverso per ciò che deve fare e per, diciamo, le zone di campo da coprire con la Georgia e con il Napoli. Io non ho fatto altro che andarmi a vedere le hitmap di Quara col Napoli, anche in partite dove è stato il migliore in campo. Vedi la partita, ad esempio, contro il Parma, ma ce ne sono anche altre. Comunque emerge una situazione molto chiara rispetto alla partita che ha giocato ieri. Migliore in campo anche ieri, uno dei migliori, ha fatto una partita diciamo molto ma molto buona il nostro Quara, ma se andiamo a vedere le hitmap, la media hitmap di Kvaratskhelia a Napoli
è sull'esterno con un tantino qui, ma agisce comunque qua, è quasi ferma. Invece nella partita di ieri in nazionale Kvaratskhelia è da qui a qui giù, quindi tutta questa zona dove agisce comunque qua, va al tiro, 6 tiri tutta la partita, un palo preso, un altro tiro nello specchio e 4 finiscono comunque fuori, 6 dribbling su 9, una buona media, forse l'unico neo a livello numerico della prestazione di Quara è quel 68% di precisione passaggi che potrebbe salire, ma visto che ci sono anche i compagni che devono dettare il passaggio, si devono smarcare come si deve, non possiamo diciamo dare la colpa tutta al calciatore che fa il passaggio, perché poi c'è una dinamica secondo me da considerare. Detto questo, non voglio dire che Quara è migliore nella Georgia e che Conte sta sbagliando qualsiasi cosa. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che Conte può essere anche contento molto probabilmente di come si sta esprimendo Kvaratskhelia, al di là che noi tifosi ci aspettiamo il gol, ci aspettiamo di reagire, ci aspettiamo la giocata, ma per quanto riguarda le zone di campo da coprire tatticamente, secondo me Quara risponde presente sia a Napoli e sia nelle partite con la Georgia, dove forse lì, forse in nazionale c'è quella situazione che ti galvanizza un tantino in più, sei più il punto di riferimento, sei più libero forse da traffico amico dei tuoi stessi compagni che non hai molto intorno, così come potresti avere in un'azione offensiva del Napoli dove comunque sale McTominay, sale al limite Olivera, hai comunque linee di passaggio e compagni che si stanno smarcando, che possono ricevere il pallone, quindi forse avendo la mente più su te stesso rende un tantino in più, ma con questo non sto facendo una critica a Quara che non passò pallone, eccetera, eccetera, è solo una considerazione che secondo me andava fatta, ma le partite della nazionale vanno viste, altrimenti non si possono fare non si possono esprimere dei pensieri del genere. Io ho visto che la Georgia per sommi capi l'ho seguita abbastanza e non da ieri, ma da quando abbiamo acquistato ovviamente il nostro Quiscia. È una situazione totalmente diversa, ma con questo non vuol dire che a Napoli Kvaratskhelia non stia facendo ciò che gli viene chiesto. Secondo me gli viene chiesto proprio quello che poi esce fuori durante il match e a noi va bene così. Poi che noi vogliamo vedere qualche gol, qualche giocata in più, forse deve dialogare un tantino in più con i compagni perché c'è più traffico amico inevitabilmente a Napoli che lo circonda e quindi vedremo poi se ci sarà anche un miglioramento staccando un attimo dal club, giocando le partite in nazionale, tornando a Napoli con una motivazione in più, con una prestazione poi di tutto rispetto fatta ieri. A noi non può far altro che far piacere. Detto questo, le nazionali hanno rotto le scatole. Perché hanno rotto le scatole? E ve lo dico perché. Eccola qua. Allora, prendiamo un attimo la notizia perché altrimenti direi baggianate. Romelu Lukaku lascia in anticipo il ritiro del Belgio e fa ritorno in Italia. Ma come mai? A spiegarlo è stato il commissario tecnico della nazionale belga Domenico Tedesco. Ha voluto a tutti i costi scendere in campo contro l'Italia. Per noi si trattava di una finale, ma ora ha un'infiammazione al ginocchio. Infiammazione cronica, ha dovuto fare un'infiltrazione e non era a disposizione. Per 3-4 giorni dovrà star fermo e non potrà nemmeno allenarsi. Insomma, è stata smentita l'ipotesi di un patto con il selezionatore. Lukaku ha un problema fisico, nulla di grave, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tant'è che contro la Roma, alla ripresa del campionato, dovrebbe esserci senza problemi. C'è tempo sufficiente per recuperare, ma bisognerà capire quanti allenamenti avrà all'attivo. Io stavo facendo un contenuto ieri, inglobando anche la notizia di Lukaku che torna prima, molto bene, situazione che comunque sposiamo, forse il Napoli avrà chiesto l'attaccante per preparare la sfida con la Roma. Assolutamente no, c'è un problema fisico, è stata fatta questa infiltrazione, speriamo che
si rimetta quanto prima, ma non perché diciamo Lukaku non può giocare contro la Roma. Per fortuna abbiamo un attaccante che può sostituire Lukaku, può giocare Simeone, ma io il problema me lo faccio andando avanti, ovvero perdi allenamenti, perdi minuti giocati in campo, perdi il campo proprio da masticare campo, ecco, con continuità, perché poi se si parla sempre di questo Lukaku e la condizione fisica e deve ancora arrivare al 100%, eccetera, eccetera. Nel caso poi dovesse essere vero, queste situazioni non fanno altro che buttare benzina sul fuoco e non si arriva mai al top della condizione perché stai fermo una settimana, l'infiltrazione, infiammazione al ginocchio, troppi impegni, così non si va d'accordo. Ecco perché prima ho detto, care nazionali, i calciatori ve li diamo come si deve, mandateceli quantomeno nelle stesse condizioni. Io mi rendo conto che è una situazione che a livello di gestione è complicata per il club. Non è che non è una cosa semplice perché comunque devi far fronte a determinati impegni e sarà così poi tutti gli anni perché queste nazionali romperanno sempre le scatole a settembre, a ottobre e a novembre per questa Nations League e quant'altro. Ma come ho detto nei commenti, se non erro, pochi giorni fa, forse una settimana fa, dove ci siamo confrontati nella sezione sotto al video, non si può fare una Nations Cup. Io non capisco. Non si può fare una competizione estiva, così come lo sono gli europei, i mondiali. Negli anni pari ci sono europei e mondiali. 2023, 2025, 2027, 2029. La fai come una coppa la Nations. Ovvero, così come è gestito un europeo, un mondiale, poi i criteri di qualificazione, vuoi fare entrare tutti così come è la Nations League, lo puoi tranquillamente fare. Fai il mese, i 35, i 40 giorni che devi fare, dal 1 giugno al 10 luglio, che sia, regoli il campionato perché comunque non ti fermi e quindi puoi fermarti, puoi terminarlo un tantino prima, a ridosso della fine di maggio, forse la terza settimana di maggio, concludi i campionati di club e ti dedichi alle nazionali. Ma non si può fare, dico io. Che cosa c'è che non si può fare? È tutta una questione di soldi e diritti TV e partite da vendere. Può anche darsi, però mettetevi nei panni di un commissario tecnico di qualsiasi nazionale. Allenare dei calciatori per una decina di giorni prima di affrontare poi un percorso che ti vede impegnato ogni 3 giorni e che però non ti vede, diciamo, non ti priva dei calciatori per un mese e poi te li ridà, diciamo, dopo 30 giorni. Tu devi imbastire partite in 48 ore. Secondo me è anche molto più produttivo per la nazionale stessa, per il rispetto per il tecnico che poi la allena, può avere i calciatori a disposizione, si fa la competizione, finita la competizione, si va in vacanza. Stop. No, invece si deve fare, si inizia il campionato, poi 3 partite ci si ferma, poi si ritorna dopo 2 settimane, facciamo 4, 5, 6 partite, ci fermiamo un'altra volta, poi di nuovo la pausa, poi di nuovo la nazionale. Al di là che ci sono poi voli intercontinentali per chi deve andare a giocare in Sud America, in Giappone, in Asia e quant'altro. Europa per Europa, diciamo che il volo può rompere le scatole, ma relativamente, forse può più rompere le scatole una differenza climatica, perché a novembre una cosa è che ti giochi la partita, che ne so, a Madrid, a Barcellona, un'altra cosa è che te la vai a giocare a Reykjavik in Islanda la partita, ci sarà una differenza termica, quindi entreranno in ballo tante situazioni da considerare e quindi noi dobbiamo sicuramente prenderne atto. Lukaku ha un'infiammazione grave, cronica al ginocchio e speriamo che questa infiltrazione faccia ciò che deve fare e che Lukaku torni quantomeno a disposizione per allenarsi come si deve al 100%, che poi con la Roma possiamo tranquillamente giocare con Simeone. L'alternativa si trova per quanto riguarda la punta, abbiamo anche
un McTominay che io lo dico sempre, ma forse mi prenderete per pazzo, che può anche agire nella zona dove milita Lukaku o può affiancare l'eventuale Simeone per creare, diciamo, pericoli in più a livello offensivo, ma vedremo poi più in là nella settimana come procederà il recupero di Lukaku e Conte cosa deciderà e cosa penserà di fare. Ci sarà sicuramente anche la conferenza stampa, ma tempo al tempo analizzeremo il tutto. Fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli, ciao!